Lezione 1. Programmi per la sera. Quindi, l'appuntamento è ancora stasera o dovremmo rimandarlo a un'altra volta? Penso che sarebbe meglio rimandarlo a un altro giorno. Prima devo finire alcune cose. Ha senso, non vogliamo affrettare le cose e perderci il piacere di trascorrere del tempo insieme. Esatto. Inoltre, ci dà l'opportunità di preparare e rendere la serata davvero speciale. Grazie per avermelo fatto sapere, terrò le mie cose insieme e sarò pronta quando lo sarai tu. Grazie per la comprensione. Sono sicuro che troveremo una giornata perfetta per entrambi. Certo. Non vedo l'ora e possiamo organizzare qualcosa di divertente e rilassante. Mi sembra un'ottima idea. Non vedo l'ora di scoprire cosa inventeremo per il nostro prossimo incontro. Anch'io. Vogliamo che sia una serata memorabile quando finalmente accadrà. Lezione 2. Preferenze di acquisto. Trovo che sia più facile restituire o cambiare gli articoli quando faccio acquisti nei negozi fisici piuttosto che online. È un'opinione comune. Poter vedere il prodotto di persona fa una grande differenza. Esatto. Inoltre, mi piace provare i vestiti per assicurarmi che mi vadano bene prima di acquistarli. Sì, è molto più gratificante trovare subito la soluzione perfetta invece di aspettare la consegna. E se c'è un problema, posso risolverlo sul posto senza preoccuparmi delle spese di spedizione. Questo è un grande vantaggio. Fare shopping di persona permette anche di fare acquisti spontanei che non troveresti online. Assolutamente. C'è qualcosa di emozionante nello scoprire tesori inaspettati curiosando. Certo, e non dimentichiamo l'aspetto sociale. Fare shopping può essere una divertente uscita con gli amici. Sì. È sempre più piacevole condividere l'esperienza con qualcun altro. Lezione 3. Richiesta di indicazioni. Mi scusi, potrebbe dirmi come arrivare alla stazione ferroviaria da qui? Certo, non è troppo lontano. Ti conviene proseguire dritto lungo questa strada per circa 2 isolati. Sembra abbastanza semplice, apprezzo il tuo aiuto. Nessun problema. Arrivati al semaforo, svoltate a destra e la stazione sarà a pochi minuti di distanza. Ottimo. Farò attenzione ai semafori. E giusto per vostra informazione, ci dovrebbero essere dei segnali che vi guideranno lungo il percorso, così non vi perderete. È rassicurante sentirlo. Mi piace avere un'indicazione visiva durante la navigazione. Certamente. Se hai altre domande o hai bisogno di ulteriore assistenza, non esitare a chiedere. Grazie. Lo terrò a mente mentre andrò lì. Lezione 4. Consigli per il fitness. Per chiunque inizi un nuovo programma di fitness è fondamentale iniziare gradualmente e ascoltare il proprio corpo. Assolutamente. Spingere troppo forte e troppo in fretta può portare a infortuni e battute d'arresto, che nessuno vorrebbe. Esatto. Si tratta di trovare un ritmo che funzioni per te e aumentare gradualmente l'intensità. Anche la costanza è fondamentale. Fare dell'esercizio fisico una parte regolare della propria routine aiuta a creare abitudini durature. Sì. Fissare obiettivi piccoli e raggiungibili può aiutarti a rimanere motivato e concentrato sui tuoi progressi. Sono d'accordo. Celebrare le piccole vittorie rende il viaggio molto più piacevole. Inoltre,
Avere un compagno di allenamento può davvero aiutare ad assumersi delle responsabilità e a rendere l'attività fisica più È vero, divertente. condividere l'esperienza può motivare entrambi ad affrontare insieme le sfide. Non vedo l'ora di scoprire fin dove possiamo arrivare con il nostro percorso fitness. Lezione 5. Pianificazione dell'itinerario. Ottime scelte. Le prenderò nota e le includerò nel nostro itinerario di viaggio. Sembra perfetto. È sempre bello avere un piano ben organizzato da seguire. Esatto. Ci tiene sulla buona strada e ci assicura di non perderci nessuna delle attività più entusiasmanti. E possiamo sempre essere flessibili se dovesse presentarsi un imprevisto, fa parte dell'avventura. Assolutamente. Un po' di spontaneità può creare ricordi indimenticabili. Non potrei essere più d'accordo. Assicuriamoci di lasciare un po' di spazio nella nostra agenda per nuove esperienze. Assolutamente sì. Non vedo l'ora di scoprire quali sorprese ci riserverà il viaggio. Sarà un viaggio fantastico, pieno di risate e momenti indimenticabili. Non vedo l'ora. Brindiamo a un'avventura incredibile insieme. Lezione 6. Caratteristiche del canguro. Non è insolito che i canguri abbiano zampe così forti e code così lunghe. Sono creature affascinanti. Sì, lo sono davvero. Le loro zampe potenti permettono loro di saltare per lunghe distanze, rendendoli incredibilmente agili. Esatto. È interessante vedere come le loro caratteristiche fisiche siano perfettamente adattate all'ambiente. La coda ha molteplici funzioni, come l'equilibrio e il sostegno durante il movimento. Sì. È incredibile come l'evoluzione plasmi gli animali affinché prosperino nei loro habitat naturali. Penso che i canguri siano un ottimo esempio di come adattamenti unici possano migliorare la sopravvivenza. Assolutamente. Impariamo di più sul loro comportamento e sul loro habitat. È sempre divertente scoprire nuove cose sulla fauna selvatica. Sono d'accordo. Esplorare questi argomenti può approfondire il nostro apprezzamento per il regno animale. Non vedo l'ora di immergermi in questo progetto insieme. Lezione 7. Connessioni sociali. Quando si parla di problemi o di compiti scolastici, gli amici solitamente trovano un legame comune che li aiuta a relazionarsi tra loro. È proprio vero. Condividere le esperienze può creare un senso di cameratismo che rafforza le amicizie. Assolutamente. È confortante sapere che altri affrontano sfide simili e possono offrire supporto. Sì, e discutere di queste questioni può portare a soluzioni preziose e nuove prospettive. Esatto. È incredibile come parlare apertamente possa alleggerire il carico e far sembrare i problemi più gestibili. Sono d'accordo. È importante coltivare queste connessioni, soprattutto nei periodi di stress. Facciamo in modo di contattare regolarmente i nostri amici e di offrirgli anche il nostro supporto. Sembra un'ottima idea. Costruire una solida rete di supporto è essenziale per tutti. Non vedo l'ora di creare connessioni più significative. Lezione 8. Dettagli della prenotazione. Mi occuperò della prenotazione del nostro viaggio. Come possiamo arrivare? Ottima idea. Dovremmo valutare il mezzo di trasporto migliore in base a comodità e costi. Assolutamente. Se prenotiamo in anticipo, potremmo trovare delle ottime offerte su voli o biglietti del treno. Sì,
ed è importante considerare il tempo di percorrenza per essere certi di arrivare rilassati e pronti a godersi la destinazione. Esatto. Controlliamo anche se ci sono percorsi diretti per risparmiare tempo e fatica. Ottima idea! Preferirei evitare gli scali, se possibile, soprattutto se portiamo bagagli. D'accordo. Valuterò le opzioni e mi assicurerò di scegliere quella migliore per i nostri impegni. Perfetto! Non vedo l'ora di finalizzare i nostri piani e iniziare la nostra avventura. Sarà un viaggio emozionante. Lezione 9. Preferenze aeroportuali. Vorrei un posto vicino al finestrino, per favore, è il mio posto preferito sull'aereo. Ottima scelta! La vista dal finestrino può rendere il volo molto più piacevole. Assolutamente. Osservare le nuvole e i paesaggi sottostanti è sempre affascinante. Sì, e ti dà un senso di prospettiva che non hai stando a terra. Inoltre, trovo più facile rilassarmi e ambientarmi quando ho una bella vista esterna. Sono d'accordo. Può essere molto rilassante ammirare il paesaggio mentre si vola. La prenotazione del posto finestrino comporta un costo aggiuntivo o è inclusa? Penso che dipenda dalla compagnia aerea, ma molte non fanno pagare extra per la scelta del posto standard. Prima di prenotare, controlliamo attentamente i dettagli per evitare sorprese. Lezione 10. Decisioni eque della giuria. Quando i giurati non conoscono nessuno dei soggetti coinvolti nel caso, è più probabile che le loro decisioni siano giuste e imparziali. È un punto interessante. Aiuta a garantire che sentimenti o relazioni personali non influenzino il verdetto. Esatto. Una nuova prospettiva può portare a giudizi più oggettivi, basati esclusivamente sulle prove presentate. Sì, ed è essenziale che il sistema giudiziario mantenga integrità ed equità. Sono d'accordo. È affascinante pensare a come la composizione di una giuria possa influenzare l'esito di un processo. Assolutamente. Garantire la diversità e l'imparzialità tra i giurati è fondamentale per garantire la giustizia. Approfondiamo la questione di come vengono selezionate le giurie e dell'importanza del loro ruolo nei procedimenti legali. Sembra una discussione interessante. Comprendere il sistema può aiutarci ad apprezzarne la complessità. Non vedo l'ora di saperne di più. Lezione 11. Esperienze di viaggio. Nel mio recente viaggio ho esplorato luoghi di interesse storico e assaggiato la cucina locale. È stata un'esperienza davvero arricchente. Sembra fantastico. Non c'è niente di meglio che immergersi nella cultura di un posto nuovo. Assolutamente. Visitare i luoghi di interesse storico aiuta ad apprezzare la storia e l'importanza del territorio. Sì, e assaggiare il cibo locale ti dà un assaggio delle tradizioni e dei sapori unici di quella regione. Esatto. Adoro come ogni piatto possa raccontare una storia e connetterti alla cultura locale. Sono d'accordo. È affascinante scoprire gli ingredienti e i metodi di cottura utilizzati nelle diverse cucine. Pianifichiamo il nostro prossimo viaggio in modo da includere numerose esperienze culturali e cibo delizioso. Sembra perfetto. Non vedo l'ora di scoprire di più sul mondo viaggiando. Sarà un'avventura piena di apprendimento ed esplorazione. Lezione 12. Barriere linguistiche. In quella regione le barriere linguistiche possono rappresentare una vera sfida.
Poiché l'inglese non è una lingua molto parlata. Sì, può rendere difficile la comunicazione e talvolta dare origine a incomprensioni. Assolutamente. È importante affrontare le conversazioni con pazienza e una mente aperta. Sono d'accordo. Imparare qualche frase di base nella lingua locale può davvero aiutare a colmare queste lacune. Sì, dimostra rispetto per la cultura e può creare un'interazione più positiva. Inoltre, la gente del posto apprezza spesso che i visitatori facciano uno sforzo per comunicare. Esatto. Assicuriamoci di prepararci linguisticamente prima del nostro prossimo viaggio. Sembra un ottimo piano. Migliorerà la nostra esperienza e ci aiuterà a entrare in contatto con le persone. Non vedo l'ora di affrontare la sfida di imparare nuove frasi. Lezione 13. Una conversazione meravigliosa. Sono così entusiasta dei nostri progetti. È un piacere per me partecipare a questo viaggio e spero che anche voi vi divertiate altrettanto. Assolutamente. Sarà un'esperienza fantastica e sono felice di condividerla con voi. Sì. Penso che avere qualcuno con cui esplorare renda l'avventura ancora più piacevole. Sono d'accordo. Si tratta di creare ricordi insieme, scoprendo nuovi posti. Esatto. Assicuriamoci di catturare quei momenti, che sia attraverso foto o storie. Sì, non vedo l'ora di guardare indietro e ricordare tutto il divertimento che ci siamo divertiti. Ecco un viaggio fantastico, pieno di risate ed esperienze indimenticabili. Evviva! Non vedo l'ora di scoprire cosa mi riserva il futuro. Sarà un viaggio indimenticabile. Lezione 14. Trovare offerte per hotel. Ho cercato online delle buone offerte per gli hotel e ho trovato alcune ottime soluzioni che penso ti piaceranno. Certo! Diamo un'occhiata ad alcuni siti web affidabili per assicurarci di ottenere i migliori prezzi e servizi. Assolutamente. Ci sono tantissime piattaforme disponibili ora che possono aiutarci a confrontare facilmente le tariffe. Sì, e apprezzo sempre le recensioni degli altri viaggiatori. Possono darci un'idea di cosa aspettarci. Esatto. Un hotel può sembrare fantastico in foto, ma le recensioni vere spesso rivelano la vera esperienza. Sono pienamente d'accordo. Facciamo una lista di ciò che è essenziale per il nostro soggiorno, come la colazione o la disponibilità del Wi-Fi. Ottima idea. Dare priorità alle nostre esigenze ci aiuterà a restringere le scelte in modo efficace. Inoltre, se riusciamo a prenotare in anticipo, potremmo ottenere ulteriori sconti o vantaggi. Sì. Definiamo presto i nostri piani così da poter ottenere la migliore offerta possibile. Lezione 15. Pratiche di benessere. Sì, certo. Li trovo entrambi davvero utili per il mio benessere generale, soprattutto per quanto riguarda l'equilibrio della mia vita. È meraviglioso sentirlo. È fantastico quando possiamo adottare pratiche che favoriscono la nostra salute e la nostra felicità. Assolutamente. Ho notato una differenza significativa nel mio umore e nei miei livelli di energia da quando ho iniziato queste routine. Fantastico! Piccoli cambiamenti possono portare a grandi miglioramenti nel modo in cui ci sentiamo ogni giorno. Esatto. Penso che sia importante prendersi del tempo per prendersi cura di sé, che si tratti di esercizio fisico, meditazione o semplicemente relax. Sì, condividere queste pratiche con gli amici può incoraggiare tutti a dare priorità anche al proprio benessere. Sono d'accordo.
Motiviamoci a vicenda a mantenere la nostra routine e a esplorare insieme nuove attività per il benessere. Sono assolutamente d'accordo. Sarà divertente vedere cosa funziona meglio per entrambi. Non vedo l'ora. Diamo priorità alla nostra salute quest'anno. Lezione 16. Storia dello sport. È interessante notare come sport come il baseball, il nuoto e il golf abbiano dominato la scena sportiva nel corso degli anni. Assolutamente. Ognuno di questi sport ha una storia ricca e ha prodotto atleti incredibili. È interessante notare che Dietrichson sembrava sempre trovare il modo di eccellere in questi ambiti competitivi, spingendosi oltre i limiti del possibile. Sì, è stimolante vedere singoli individui battere record e raggiungere la grandezza nei rispettivi sport. E mette in risalto la dedizione e il duro lavoro che questi atleti mettono nel loro allenamento. Esatto. Le loro storie spesso motivano gli aspiranti atleti a perseguire i propri sogni. Scopriamo di più sui loro percorsi e su come hanno superato le sfide per raggiungere la vetta. Sembra un'ottima idea. Imparare dalle loro esperienze può essere una lezione preziosa per tutti. Non vedo l'ora di immergermi nel mondo dello sport e scoprire di più su queste figure incredibili. Lezione 17. Fiducia nella tecnologia. Hai in mente qualche marca di prodotti elettronici di cui ti fidi? Sì, tendo a scegliere aziende che hanno una solida reputazione in termini di qualità e servizio clienti. Sembra saggio. È importante scegliere marchi noti per l'affidabilità, soprattutto per i prodotti tecnologici. Assolutamente. Controllo sempre recensioni e valutazioni prima di acquistare per essere sicuro di ottenere il meglio. Sono d'accordo. È davvero utile sentire le esperienze di altri clienti con prodotti specifici. Inoltre, alcuni marchi offrono garanzie che possono garantire tranquillità nel caso in cui qualcosa vada storto. Sì, una buona garanzia può fare la differenza, soprattutto quando si tratta di prodotti elettronici costosi. Prima di andare a fare shopping, compiliamo un elenco di marchi e prodotti affidabili. Ottima idea! Essere informati ci aiuterà a fare scelte intelligenti. Lezione 18. La carriera post-calcistica. Dopo la sua illustre carriera calcistica, si è cimentato nella recitazione e nella telecronaca, un cambiamento notevole. Sì, è affascinante vedere gli atleti portare la loro fama verso nuove direzioni, soprattutto nell'intrattenimento. Tuttavia, quando venne incriminato nel giugno del 1994, la percezione dell'opinione pubblica cambiò radicalmente. Assolutamente. Incidenti del genere possono cambiare radicalmente il modo in cui i fan vedono i loro idoli. Mette davvero in luce la complessità della celebrità e come un singolo momento possa cambiare un'intera carriera. Sì, e ci ricorda che i personaggi pubblici sono pur sempre esseri umani e possono trovarsi ad affrontare sfide impegnative. Scopriamo di più sul suo percorso e su come è riuscito a superare alti e bassi. Sembra una discussione preziosa. Comprendere queste narrazioni può insegnarci molto. Non vedo l'ora di approfondire questo argomento. Lezione 19. Porta solo te stesso. C'è altro in cui posso aiutarti prima dell'evento? Non preoccuparti. Porta solo te stesso. È tutto ciò di cui ho bisogno. Sembra fantastico. Non vedo l'ora. Anch'io. Sarà un momento fantastico. Pensi che dovremmo preparare qualcosa di speciale?
Penso che sarà sufficiente godersi la reciproca compagnia. Hai ragione. A volte la semplicità è la soluzione migliore. Esatto. Restiamo rilassati e divertenti. Non vedo l'ora. Ci vediamo lì. Lezione 20. Esperienze culturali. Hai visitato posti interessanti ultimamente? Sì, l'anno scorso sono stato in India e ho scoperto una cultura diversa. Sembra fantastico. Qual è stato il momento clou del tuo viaggio? Mi è piaciuto esplorare i vivaci mercati e assaggiare il cibo di strada. Posso immaginare. I sapori dovevano essere incredibili. Assolutamente. È stata una festa per i sensi. Hai avuto modo di visitare qualche luogo famoso? Sì, il Taj Mahal era mozzafiato. Wow, è sicuramente nella mia lista dei desideri. Lezione 21. Alla scoperta del Pad Thai. Hai mai provato a preparare il pad thai prima? Sì, mi piace un sacco. Sono noodles saltati in padella con arachidi, germogli di soia e altro ancora. Sembra delizioso. Cos'altro ci aggiungi di solito? A volte aggiungo gamberetti o pollo per aggiungere proteine. Sembra fantastico. Adoro la sua versatilità. Certo, puoi personalizzarlo a tuo gusto. Con cosa lo servi di solito? Una spruzzata di lime e un po' di coriandolo fresco ne esaltano davvero il sapore. Devo provare a farlo anch'io, sembra buonissimo. Lezione 22. Adattarsi alle esigenze. Come possiamo soddisfare queste esigenze adattando al contempo i nostri prodotti e servizi al mercato? Questa è una domanda cruciale. Comprendere le esigenze dei clienti è essenziale per strategie aziendali di successo. Assolutamente. Dobbiamo ascoltare il feedback ed essere flessibili nel nostro approccio all'innovazione. Sì, adattarci alle mutevoli esigenze può distinguerci dai concorrenti. Esatto. Si tratta di essere proattivi e anticipare le tendenze prima che emergano del tutto. Sono d'accordo. Essere sempre aggiornati sul mercato ci garantisce di rimanere competitivi. Facciamo un brainstorming su come possiamo migliorare la nostra offerta per servire meglio i nostri clienti. Sembra un'ottima idea. Collaborare porterà a soluzioni più creative. Non vedo l'ora di vedere cosa riusciremo a inventare insieme. Lezione 23. Pianificare un viaggio. Stai programmando un viaggio a breve? Sono curioso di sapere cosa ne pensi. Sì, andrò in giro per l'Europa con lo zaino in spalla e non vedo l'ora. Sembra fantastico. L'Europa ha così tanto da offrire in termini di cultura e avventura. Assolutamente. Non vedo l'ora di esplorare nuove città e incontrare persone interessanti lungo il cammino. Quando pensi di partire? È sempre bene avere una timeline precisa per i bagagli e i preparativi. Ho intenzione di partire il mese prossimo, quindi avrò un po' di tempo per organizzare tutto. Ottima idea! Avrai tutto il tempo per cercare le destinazioni e pianificare il tuo itinerario. Sì, e voglio assicurarmi di viaggiare leggero ma anche di avere tutto l'occorrente per il viaggio.
Esaminiamo insieme la lista delle cose da mettere in valigia per assicurarci che tu non dimentichi nulla di importante. Lezione 24. Politiche di volo. Buongiorno, gli animali domestici sono ammessi su questo volo? Vorrei essere sicuro di poter portare con me il mio cagnolino. Sì, sono ammessi animali di piccola taglia in cabina. Un'ottima notizia per viaggiatori come noi. Fantastico! Mi sentirei molto meglio sapendo che il mio amico peloso può stare con me durante il volo. Assolutamente. È molto più confortante averli vicini piuttosto che lasciarli a casa o in un canile. Sono d'accordo. Dovrò verificare i requisiti specifici per portare il mio cane, come le dimensioni del trasportino. Sì, è importante. Ogni compagnia aerea ha le sue regole, quindi è bene essere preparati. Mi assicurerò anche di mettere in valigia alcuni dei suoi giocattoli preferiti per tenerlo calmo durante il viaggio. È un'idea intelligente. Gli oggetti familiari possono davvero aiutare ad alleviare l'ansia in situazioni nuove. Non vedo l'ora di condividere questa esperienza di viaggio con il mio animale domestico. Lezione 25. Preferenze di lettura. Adoro i romanzi di narrativa e i gialli, mi trasportano davvero in un altro mondo. Che meraviglia! C'è qualcosa di magico nell'immergersi in un bel libro pieno di suspense e intrigo. Assolutamente. Trovo che immergermi in una trama diversa mi aiuti a rilassarmi e a staccare la spina. Sì, e i colpi di scena di un giallo possono tenerti con il fiato sospeso. Esatto. Mi piace cercare di indovinare il risultato prima di arrivare alla fine del libro. È sempre divertente scoprire se il tuo istinto era corretto o se l'autore ti sorprende. Sono d'accordo. Condividiamo alcuni dei nostri titoli preferiti, sono sempre alla ricerca di nuovi consigli. Fantastico! Mi piacerebbe molto sapere quali libri ti hanno conquistato di recente. Non vedo l'ora di scambiarci le nostre liste e scoprire nuovi autori insieme. Lezione 26. Divertimento di Halloween. L'adulto che apre la porta finge di essere spaventato e poi mette dei pezzetti di caramella nella borsa aperta di ogni bambino. Sembra una tradizione di Halloween davvero divertente. Aggiunge un tocco di sorpresa ai bambini. Sì, penso che sia un ottimo modo per interagire con la comunità e rendere l'esperienza memorabile. Assolutamente. L'emozione sui volti dei bambini quando ricevono le caramelle è impagabile. Sono d'accordo. Sono quei piccoli momenti che creano ricordi indelebili per loro. Inoltre, dimostra quanto possono divertirsi anche gli adulti durante Halloween. Esatto. Tutti possono partecipare ai festeggiamenti e condividere una risata. Assicuriamoci di procurarci dei costumi creativi per il prossimo Halloween per mantenere vivo lo spirito della festa. Sono emozionata. Sarà un modo fantastico per festeggiare insieme. Lezione 27. Sfide finanziarie. Al momento non posso permettermi di comprargli una macchina nuova o un computer. È stato difficile gestire le spese. Capisco perfettamente. Le difficoltà finanziarie possono davvero limitare le nostre opzioni. Esatto. Lo stavo osservando nel fine settimana e sembrava che facesse fatica con la sua vecchia attrezzatura. Che frustrazione! È difficile vedere qualcuno a cui tieni avere a che fare con tecnologie obsolete. Sì, e vorrei poterlo aiutare di più, ma in questo momento devo dare priorità alle mie spese. Capisco. Forse ci sono delle alternative convenienti che potreste valutare insieme.
Ottima idea. Cercare soluzioni di seconda mano potrebbe essere la soluzione. Assolutamente. A volte gli articoli usati sono altrettanto buoni e possono farti risparmiare un sacco di soldi. Facciamo un brainstorming su alcune opzioni che potrebbero funzionare per lui senza farlo spendere una fortuna. Lezione 28. Prendere in prestito un computer portatile. Potresti prestarmi il tuo portatile per qualche ora? Ho del lavoro urgente da finire. Certo, ma cosa pensi di farne? Devo completare una presentazione per una riunione imminente e il mio computer non funziona correttamente. Capisco. Assicurati solo di conservare tutto correttamente e di restituirlo non appena hai finito. Assolutamente. Me ne prenderò cura e ti farò avere la restituzione il prima possibile. Grazie. Apprezzo molto la tua responsabilità nel gestire le mie cose. Nessun problema. Mi assicurerò di mantenerlo in perfette condizioni mentre lo uso. Ottimo. Fammi sapere se hai bisogno di aiuto con la tua presentazione. Lo farò. Il tuo contributo è sempre prezioso. Lezione 29. Vita nel villaggio. Il ritmo della vita nel villaggio è molto diverso da quello della città, è incredibilmente tranquillo e rilassato. Sono d'accordo. C'è un certo fascino nella semplicità della vita in un villaggio. Sì, e alla gente piace anche trascorrere le vacanze vicino ai laghi. Sembra fantastico. Stare vicino all'acqua può essere così rilassante e rigenerante. Esatto. È il posto perfetto per pescare, nuotare o semplicemente godersi il paesaggio. Penso che quei momenti di tranquillità trascorsi in riva al lago possano creare ricordi bellissimi. Certo. Organizziamo presto una fuga di fine settimana in un villaggio sul lago. Mi piacerebbe tantissimo. Sarebbe una meravigliosa fuga dal caos e dalla frenesia della vita cittadina. Riesco già a immaginarci mentre ci godiamo la tranquillità e l'aria fresca. Lezione 30. Frustrazioni da viaggio. È davvero frustrante, hai segnalato alla compagnia aerea il ritardo del tuo volo? Sì, l'ho fatto, ma sembravano sommersi dalle lamentele e non potevano fornirmi molto aiuto. Che delusione! È dura quando hai bisogno di assistenza e il personale è a corto di personale. Assolutamente. Speravo in una soluzione rapida, ma si è trasformata in una lunga attesa. Lo immagino. Le compagnie aeree dovrebbero dotarsi di sistemi migliori per gestire i ritardi. Sì, renderebbe l'esperienza molto più agevole per tutti i soggetti coinvolti. Speriamo che offrano un risarcimento per i ritardi prolungati, ma a volte non ne vale la pena. Esatto, può essere più complicato che utile inseguire ciò che offrono. Penso che sia importante mantenere la calma e la pazienza, anche in queste situazioni frustranti.